Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Iniziamo questo video con una traduzione. Vi dico una frase in inglese e voi proverete a tradurla. Solo più tardi vi dirò la traduzione della frase, in modo tale che attraverso quello che imparerete nel video potrete provare a tradurla anche voi. La frase è questa: Your house smells really good, but the kitchen smells pretty bad. Ora provate a tradurla. A fine video vi dirò la frase corretta. Durante il video cercate di capire se la frase è corretta oppure no, e se imparate qualcosa di nuovo, cambiate la frase a seconda di quello che avete imparato. Da questa frase probabilmente avete capito di cosa tratterà questo video. Questo video tratterà del verbo to smell in italiano. Ci sono alcuni verbi che in inglese si possono utilizzare in tantissime frasi e in tantissimi contesti. Al contrario, però, questi verbi in italiano hanno tantissime traduzioni e purtroppo ogni traduzione ha un significato diverso dall'altro. Lo stesso ovviamente può avvenire al contrario, ovvero ci sono alcuni verbi che in italiano possono essere utilizzati in diversi contesti e che in inglese hanno bisogno di diverse traduzioni. Ad ogni modo, focalizziamoci sul verbo to smell in italiano. È un verbo che quando si deve tradurre crea sempre un attimo di confusione o un attimo di dubbio o un attimo di silenzio nel pensare quale può essere la traduzione corretta. Andiamo ad analizzare ciascuna traduzione e vediamo come si utilizza. La traduzione più comune del verbo to smell è odorare. Odorare si utilizza quando vogliamo parlare dell'azione del percepire un odore attraverso il senso dell'olfatto. È la traduzione più generica di to smell. Se io per esempio voglio dire I like smelling flowers, posso dire mi piace odorare i fiori. Mi piace odorare i fiori. Significa quindi dell'atto di percepire un odore, quello dei fiori. Odorare è un verbo che si può utilizzare in tantissimi contesti, quindi se siete in dubbio potete scegliere questo verbo perché molto probabilmente è la traduzione un po' più semplice del verbo to smell. Se io per esempio voglio dire it smells like flowers, posso anche dire odora di fiori. Odora di fiori. Ad ogni modo, per una frase di questo tipo c'è una traduzione un po' più corretta che andremo a vedere tra poco. Passiamo alla seconda traduzione di to smell. La seconda traduzione è il verbo annusare. Il verbo annusare è molto simile ad odorare. Annusare però indica un determinato modo di odorare. Annusare significa to smell, ma chiudendo la bocca ed aspirando forte con il naso. È una cosa che per esempio i cani fanno molto. Se io dico Your dog is smelling my shoes, probabilmente il cane sta aspirando forte con il naso per sentire l'odore delle scarpe. Quindi la traduzione in questo caso sarebbe il tuo cane sta annusando le mie scarpe. Il tuo cane sta annusando le mie scarpe. Probabilmente in inglese questo verbo può essere tradotto anche con il verbo to sniff. Passiamo a un verbo simile ma con una leggera differenza. Il verbo in questione è fiutare. Sono simili ma con alcune differenze. Entrambi si riferiscono all'azione di ispirare con il naso per percepire degli odori. Fiutare si riferisce a questa azione, però con più attenzione o cura. Solitamente per cercare di capire qual è un odore. Mentre annusare è qualcosa che una persona fa intenzionalmente, magari perché piace un determinato profumo, fiutare invece è l'azione di annusare, però con lo scopo di capire qual è un determinato profumo. Per esempio, se io dico il cane fiuta per tutta la casa in cerca di cibo. Il cane fiuta per tutta la casa in cerca di cibo. In questo caso utilizzo fiutare perché il cane sta annusando la casa, però con lo scopo di trovare l'odore di cibo, vuole arrivare al cibo, quindi sta cercando di percepire dove può trovare l'odore di cibo. È una sottigliezza molto piccola tra questi due verbi. Fiutare si utilizza molto spesso con gli animali proprio perché attraverso l'olfatto vanno in cerca di qualcosa. Però cosa si utilizza quando parliamo di persone? Per esempio, quando una persona passa per strada
e percepisce l'odore di cornetti, di dolci. Che verbo si utilizza in questo caso? Non sta annusando, perché non si trova sopra i cornetti aspirando forte con il naso. Quindi che cosa usiamo quando ci troviamo in questa situazione? In questa situazione utilizziamo l'espressione sentire l'odore di. Quindi se io sto passando in mezzo ad una strada e percepisco un odore di cornetti, di dolci, allora posso dire sento odore di dolci. Sento odore di dolci. Dunque non è un'azione mia intenzionale. Io sto passeggiando e mentre passeggio percepisco questo odore. Ed è proprio da questo esempio che mi connetto al verbo successivo, che si riferisce appunto all'azione di emanare un profumo piacevole. Appunto può essere quello dei dolci, quello dei fiori, quello di pulito. E dalla mia frase forse alcuni di voi hanno già capito quale verbo si può utilizzare. Ho appena utilizzato la parola profumo. Profumo è un odore piacevole. E proprio come esiste il sostantivo profumo, esiste anche il verbo profumare. Quindi profumare si utilizza quando parliamo di to smell like something that is good, that is pleasant, oppure semplicemente to smell good. Il giardino profuma di lavanda. Il giardino profuma di lavanda. Sto utilizzando il verbo profumare proprio perché stiamo parlando di un odore piacevole, di un odore gradevole. Solitamente se noi vogliamo dire smells like, seguito da appunto un profumo buono, allora dobbiamo usare profumare di lavanda, profumare di dolci. Se invece semplicemente vogliamo dire smells good, utilizziamo profumare, senza alcun tipo di preposizione. Che cosa si utilizza invece quando percepiamo un odore non buono, un odore cattivo? In questo caso si utilizza il verbo puzzare o puzzare di. This room smells like humidity. In questo caso il verbo to smell è utilizzato per indicare un odore sgradevole. Dunque non potrei utilizzare il verbo profumare, non potrei dire questa stanza profuma di umidità. Sarebbe un controsenso. Per questa frase infatti dobbiamo utilizzare il verbo puzzare. Questa stanza puzza di umidità. Questa stanza puzza di umidità. Smells like humidity, per esempio, o smells like something bad, utilizziamo puzzare di, e invece semplicemente it smells bad, utilizziamo puzzare. Quindi it smells bad, puzza. They smell bad, puzzano. Abbiamo finito qui con le differenti traduzioni del verbo to smell. Torniamo quindi alla nostra frase di inizio video, ovvero la frase Your house smells really good, but the kitchen smells pretty bad. In questo caso abbiamo smells good. Il verbo che dobbiamo utilizzare è il verbo profumare. But the kitchen smells pretty bad. In questo caso smell bad. Il verbo che dobbiamo utilizzare è il verbo puzzare. Dunque la traduzione sarebbe la tua casa profuma, ma la cucina puzza un po'. La tua casa profuma, ma la cucina puzza un po'. Dunque per ricapitolare, quando parliamo di annusare, fiutare, sentire l'odore di, stiamo parlando del percepire un odore, o intenzionalmente se parliamo dell'annusare o del fiutare, o casualmente se parliamo del sentire l'odore di. Al contrario, se vogliamo parlare di qualcosa che emana un odore, possiamo utilizzare i verbi odorare di, puzzare o profumare, tenendo in conto che dobbiamo utilizzare il verbo corretto se il profumo è buono oppure no. Abbiamo finito qui con il video di oggi, spero che questo video sia stato utile. Se avete dubbi o domande, come sempre, scriveteli nei commenti. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!